Ciao a tutti. Benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Prima di continuare, iscrivetevi al canale e condividete questa storia con chi ama seguire il lato nascosto delle star. Grazie di cuore. Barbaktas e Yağmur Yüksel, la coppia che i fan hanno imparato ad amare davanti e lontano dalla camera, sono stati per mesi il punto di riferimento delle riviste di spettacolo. Ogni gesto, ogni sguardo, ogni intervista diventava un indizio in un romanzo sentimentale che sembrava scritto per loro. Eppure, proprio ieri notte, l'immagine di felicità si è incrinata come un vetro sotto pressione. Poco prima di mezzanotte, Bar sarebbe dovuto incontrare alcuni amici in un quartiere elegante della città. Stava guidando tra vetrine ancora illuminate e marciapiedi semivuoti, con in testa la solita promessa di non trattenersi troppo. È stato allora che un'auto familiare, incolonnata nel traffico dell'ultimo incrocio, gli ha catturato lo sguardo. Accanto al giovane al volante, un profilo femminile gli è apparso come una fitta al petto. Quella silhouette, quella postura, quel taglio di capelli, sembrava Yağmur. Il cuore ha accelerato d'un colpo, e la linea tra curiosità e paura si è assottigliata fino a sparire. Bar ha rallentato, poi ha deciso di seguire quel veicolo, convinto e spaventato allo stesso tempo. Pochi minuti più tardi, i due mezzi sono arrivati fianco a fianco a un semaforo. I fari rossi hanno messo in pausa la città e acceso il momento. Dietro il parabrezza, sguardi rapidi e densi come temporali. Un istante di muta sfida, di sorpresa, di incredulità. Yağmur, riconoscendolo, si è irrigidita, e quell'attimo immobilizzato nel rumore del motore ha fatto il giro dei social prima ancora che qualcuno trovasse le parole giuste da digitare. Testimoni hanno parlato di un incrocio di occhi tanto elettrico da lasciare sospese intere pagine di commenti. Fonti vicine alla coppia hanno giurato che l'uomo accanto a Yağmur fosse un vecchio amico del settore, una conoscenza dei tempi di laboratori e set, incontrato per puro caso. Una conversazione inattesa, nata e finita sul bordo di una sera qualunque. Eppure, raccontano, Bar non si sarebbe sentito rassicurato da quella versione. Pochi minuti, e la scossa si è propagata come un'onda. I due hanno smesso di seguirsi sui social, un gesto piccolo solo all'apparenza, ma che ha fatto esplodere i sospetti come fuochi d'artificio sulle omepage. Dopo aver visto quella scena, Bar ha guidato verso casa con una domanda che gli batteva nella testa più forte dei tergicristalli nella pioggia. Perché me l'ha nascosto? Le immagini dei giorni felici scivolavano davanti a lui come in un montaggio troppo veloce, le colazioni trascinate fino a mezzogiorno, le risate improvvise, le confidenze a microfoni spenti. Eppure, in quell'istante, la macchina gli sembrò enorme e vuota, come se il sedile accanto a lui pesasse per l'assenza di ciò che non poteva dire. Yağmur, dalla sua auto, ha visto il telefono impazzire. Notifiche, messaggi, chiamate, voci in sovrapposizione. Nel caos, una vibrazione più secca delle altre. Il segui non c'era più. Una stretta in gola, la sensazione che il suolo in quel momento si fosse abbassato di qualche centimetro. Ha composto il numero di Bar con dita che tremavano appena. La chiamata suonava, suonava, suonava. Nessuna risposta. Ha provato ancora, e ancora. Niente. Le lacrime le rigavano gli zigomi in silenzio, e il volante diventava l'unico confine tra la voglia di spiegare e l'impotenza di un muro eretto in pochi secondi. Con il primo chiarore dell'alba, i tabloid hanno pubblicato immagini scattate nella notte, fotogrammi granulosi, riflessi di vetri, sagome che non rivelavano davvero nulla. Ma, in rete, non serve la perfezione per costruire un racconto. I commenti puntavano tutti verso la stessa conclusione, come bussole attirate dalla medesima stella. L'entourage di Yağmur, travolto dalle domande, ha provato a spegnere l'incendio con frasi prudenti, eppure quelle frasi, lasciando spazio a interpretazioni, sembravano soltanto alimentare la curiosità collettiva. Intanto Bar aveva scelto il silenzio, rifugiandosi in un boutique hotel ai margini della città insieme a due amici fidati. Non aveva voglia di dire nulla, di sorridere per circostanza, di smentire o confermare. Si era sdraiato sul letto e, fissando il soffitto, aveva ripassato il copione di quella notte come un attore che rivede la scena che non gli viene. Quello che lo feriva non era un'immagine, ma una fenditura, la fiducia. Tra loro c'era sempre stato un correre e rincorrersi appassionato, una danza talvolta turbolenta, però era la prima volta che sentiva quell'incrinatura gelida tra lo stomaco e la gola.
Il cuore era ancora di Yamur, ma l'orgoglio, come un portiere esperto, teneva la porta chiusa. Nel frattempo, Yamur aveva deciso di non restare prigioniera del fraintendimento. Le sue gambe erano deboli, ma la volontà ferma. Non scappare. Non tacere. Difendere ciò che vale. Ha lasciato l'auto lontano dall'ingresso. Ha attraversato la hall perfetta come un set, con luci morbide e fiori troppo profumati per quell'ora. Non sapeva se piangere o sorridere alla receptionist, sapeva soltanto che voleva parlargli. Le dita hanno bussato piano, poi con più decisione. Al di là della porta, un silenzio spesso, quasi palpabile. Ha aspettato. Perché certe storie non meritano una chiusura frettolosa. Quando la maniglia ha girato, il tempo ha fatto un passo indietro. Gli occhi di Bar e quelli di Yamur si sono incontrati. In quel corridoio stretto, si sono detti tutto ciò che non avevano avuto il coraggio di dirsi per settimane. Dietro lo sguardo duro di lui, c'era un uomo stanco di difendersi. Dietro quelli lucidi di lei, una donna spaventata di perdere la parte più viva di sé. Se mi ascolti solo una volta, ha sussurrato Yamur con un filo di voce che però non tremava, tutto cambierà. Bar è rimasto immobile sulla soglia, diviso tra il desiderio di rimanere forte e il bisogno di sentirla. C'era una parte di lui che non si sentiva pronta ad aprire di nuovo la porta, e un'altra che batteva forte, dicendo che non era finita, che certe cose non finiscono al primo ostacolo. La disperazione negli occhi di Yamur ha iniziato a sciogliere i muri che si era costruito addosso in 2 giorni che erano sembrati 2 anni. Lei è entrata, piano, come si entra in una stanza in cui dorme un bambino. L'aria era densa. Il tappeto attutiva i passi e amplificava il rumore dei sospiri. Si sono seduti? La distanza tra loro non era tanta, ma le parole avrebbero dovuto colmare un oceano. Yamur ha intrecciato le mani, cercando un punto fisso da cui cominciare. Ha detto il nome del ragazzo, un volto dei corsi di recitazione, un compagno di prove che non vedeva da tempo, un incontro nato da un saluto a un incrocio, da un come stai? Diventato 10 minuti di ricordi. Ha spiegato che non c'era appuntamento, che tutto era stato una coincidenza in una notte in cui nessuno dei due cercava nulla. Ha aggiunto di non aver neppure immaginato che Bar avesse potuto incrociare quel momento come una fotografia rubata. Bar l'ha ascoltata dall'inizio alla fine, senza interrompere. Il suo respiro era regolare, lo sguardo attento, ma negli occhi scuriva un segno. Perché non me l'hai detto? La domanda è uscita piano, ma è caduta pesante. Siamo diventati così distanti da lasciarmi scoperto? Era il timore di entrambi. Che, senza accorgersene, si fossero allontanati mentre continuavano ad amarsi. Yamur ha scosso il capo, e stavolta le lacrime sono arrivate senza chiedere permesso. Avevo paura, ha confessato. Ho pensato che saresti stato geloso, che avremmo discusso per qualcosa che non esiste. Ho creduto di proteggere il nostro equilibrio. E invece, a forza di tacere, ho sbagliato. Le parole, impastate di pianto e verità, hanno trovato la strada. Bar, guardandola, ha visto non un alibi, ma una crepa in cui infilare il dubbio o la speranza. Molta della sua rabbia si è dispersa come vapore a contatto con una finestra fredda, eppure l'orgoglio restava lì, vigile. La fiducia era stata scalfita. Si è alzato, ha guardato fuori. Le strade cominciavano a riempirsi e, come capita spesso, la città sembrava non curarsi dei drammi privati. Ci eravamo promessi di parlare in chiaro, ha detto, tornando a guardarla. Il problema non è lui. Il problema è che hai scelto di non dirmelo. Non gridava, non rimproverava. Era un dolore antico, quasi maturo, che cercava una direzione. Yamur ha fatto un passo. Gli ha posato la mano sul petto, percependo il ritmo irregolare del suo cuore. Non ho mai voluto perderti, ha detto. So che, senza volerlo, ho ferito la tua fiducia. Dimmi cosa devo fare. Sono pronta a ricostruire, a ricominciare, a promettere con i fatti. Ma non lasciarci andare. Quella sincerità ha messo alla prova la rigidità di Bar. Gli angoli della sua bocca hanno tremato appena, segno che dentro di lui si combattevano 2 eserciti opposti. Da un lato, la delusione, dall'altro, il calore che nessuna notte riusciva a spegnere. Yamur non ha aggiunto altro. Ha atteso. A volte il coraggio è silenzio. Il tempo, in quella stanza, si è fatto elastico. Fuori il sole era già alto, ma il temporale dentro di loro non aveva ancora scelto dove sfogarsi. 2 sguardi si cercavano, pronti a riaccendere una vita intera con una sola parola.
Dopo un silenzio lungo quanto un respiro trattenuto, Bar ha preso tra le sue le mani di lei. C'era ancora un'ombra nei suoi occhi, ma sopra quell'ombra brillava qualcosa di più tenace. Ascoltiamoci, questa volta, ha detto. Per non ripetere lo stesso errore. Non era un lieto fine. Era un inizio, il più difficile, quello in cui si decide di restare e imparare. Yamura ha annuito, stringendo più forte. Si sono alzati e, come due attori pronti a una scena senza copione, hanno accettato di farsi guidare dalla verità, non dalla paura. Intanto, fuori, i titoli rimbalzavano tra siti e profili. Alcuni gridavano al tradimento, altri alla farsa, altri ancora alla vendetta. Ma la realtà, lì dentro, era più semplice e più dura. Due persone che si stavano scegliendo ancora, con i difetti e i tremori, con le promesse messe alla prova. In serata, nessuno dei due ha pubblicato spiegazioni sensazionalistiche. Nessuna foto in posa, nessuna frase a effetto. Solo silenzio, e un messaggio inviato a pochi. Stiamo parlando. Chi li conosce sa che l'amore tra Barbactas e Yamuri Uxel non è mai stato fatto per piacere a tutti, ma per crescere sotto gli occhi di chi sa aspettare. I fan, divisi tra delusione e tifo, hanno scritto pensieri in cui si alternavano rabbia e speranza. E forse è giusto così. La loro storia non sarebbe vera senza la fragilità. Quella notte era iniziata con un semaforo rosso e un pugno allo stomaco. È finita con una porta socchiusa e il coraggio di restare. E, a volte, la differenza tra perdersi e ritrovarsi è tutta lì, nell'accettare di parlare fino in fondo, di ascoltare la versione che non vogliamo sentire, e di credere che una crepa, se curata, può diventare un disegno unico. Grazie per essere stati con noi fino all'ultimo minuto. Se vi è piaciuta questa storia, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate e condividete il video, ci aiuterete a raccontarvi sempre ciò che conta davvero. A presto!